Buongiorno a tutti cari amici di Binomania, questa volta vi parlerò di una bella novità. Grazie a Bignami, importatore ufficiale dei prodotti Meopta qui in Italia, ho avuto il piacere di testare il Meopta MeoPro Air 8x42, che per l'occasione è qui con me presso il Parco Sette Termini. Questo binocolo ha delle caratteristiche molto interessanti che vi presenterò tra pochissimo. Nel mese di aprile del 2021 costa 980,90 euro, IVA inclusa, e gode di ben 10 anni di garanzia che sono estensibili registrandosi sul sito ufficiale Meopta. Iniziamo tra poco dopo la breve sigla. Per quanto riguarda i dati tecnici dichiarati dalla casa madre, la versione 8x42 che sto testando, ma vi ricordo che esiste anche il formato 10x42, fornisce un campo di vista di 7,9 gradi, che sono 138 metri a 1000 metri. L'estrazione pupillare dichiarata è ottima, di 22 mm, mentre la distanza minima di messa a fuoco è di 2 metri. Il diametro della pupilla di uscita inoltre è di 5,2 mm, mentre la correzione delle diotrie è di più o meno 4 e la trasmissione dichiarata è dell'83%. Abituato alla classica cioniera centrale dei prodotti Meopta, ho affrontato con curiosità il design a finestra centrale dell'Air 8x42. In primis è dotato di uno scafo di magnesio che è ben gommato grazie all'armatura verde e spessa, che è dotata anche di sezioni, come vedete, che ne facilitano la presa. I tubi ottici poi sono uniti da due ponti, quello più piccolo nei pressi degli obiettivi, dove è anche presente la filettatura per il collegamento con il cavalletto fotografico, e poi quello più ampio dove è incastonata la grande manopola di messa a fuoco con la correzione diotrica integrata. Il Meopta Air pesa senza tappi esattamente 860 grammi ed è impermeabilizzato. Infatti Meopta dichiara che il binocolo può essere immerso in acqua ed è totalmente impermeabile all'umidità dell'aria, alla pioggia e alla neve. Sono quindi presenti vari O-ring internamente e ovviamente è stato anche riempito in azoto. Come avete presagito, dato il design, il binocolo si impugna alla perfezione. Si poggia il dito medio volendo sul ponte e in questo caso è possibile utilizzare l'indice per mettere a fuoco con estrema comodità. Il binocolo inoltre è perfettamente bilanciato e con i paraluce degli oculari estratti il peso si sposta leggermente verso gli oculari, anche grazie alla grande manopola di messa a fuoco. Interessante inoltre l'idea di inserire delle calamite per fissare i tappi degli obiettivi. Esteticamente questa potrebbe essere una soluzione soggettivamente apprezzabile, ma è indubbio che sia molto facile sganciarli e riagganciarli rispetto ad altre soluzioni. Per quanto riguarda le prestazioni del rotore di messa a fuoco, vi posso dire che la messa a fuoco non è fluidissima, si deve fare un poco di pressione, anche perché ovviamente è un prodotto con poche ore di utilizzo. Tuttavia è precisa e con un punto di fuoco univoco e senza la presenza di giochi o di blocchi. Personalmente ho trovato il giusto comfort impugnandolo in un modo che mi consente di muoverla con entrambi gli indici, ma poi ognuno troverà il corretto e soggettivo feeling con questo strumento. La distanza minima di messa a fuoco che ho riscontrato con il mio accomodamento visivo è inferiore a quanto dichiarato da Meopta. Io sono stato in grado infatti di mettere a fuoco un oggetto distante 1,80 m. Da questa distanza si deve ruotare la manopola in senso antiorario di circa un giro e un quarto di manopola. La situazione è migliore invece partendo dai 3 metri, dove si deve ruotare la manopola per raggiungere l'infinito con solo 3/4 di rotazione. È presente anche la ghiera della compensazione diotrica che è direttamente sulla manopola centrale, questa qui. È una situazione già vista su altri binocoli. In questo caso non è presente un sistema di blocco, ma devo ammettere che la regolazione è decisamente precisa e i click si sentono anche con molta facilità. Otticamente parlando, il Meopta Air 8x42 è dotato di ottiche definite HD al fluoro, che nell'uso visuale mi hanno concesso una visione apocromatica, almeno al centro del campo. Le immagini infatti sono contrastate e nitide, la resa dei colori è calda, il trattamento antiriflesso concede di aumentare la percezione dei dettagli su tronchi, sugli alberi insomma e sul fogliame. Un'ottica molto apprezzabile che si inserisce con prepotenza nella fascia di poco inferiore ai 1.000 euro. Gli oculari
forniscono un campo reale di 7,9 gradi, quasi 64 gradi di campo apparente. Sono molto comodi da utilizzare, forse tra i più comodi che abbia provato negli ultimi anni. Sono dotati inoltre di paraluce a rotazione con 4 posizioni. L'arresto, prima posizione, seconda posizione e la totale estrazione. Sono robusti, hanno un telaio in metallo che è poi gommato e sono anche totalmente estraibili per facilitare la pulizia della lente di campo dell'oculare. L'estrazione pupillare mi è sembrata nella norma ottima anche indossando gli occhiali da sole, anzi senza occhiali non posso inserire bene il viso in profondità perché si nota un po' di effetto blackout. Avrei quindi preferito che i costruttori creassero dei paraluce con un click in più per assecondare la conformazione variabile dei visi. I prismi sono Smith Passion. Meopta non voleva infatti proporre un riferimento in questa fascia per ciò che concerne la luminosità. La pupilla di uscita in ogni modo si è rilevata circolare e con pochi riflessi. Sono presenti il trattamento Meo Bright 5501 che migliora comunque la trasmissione della luce e il classico rivestimento idrofobico Mio Drop che evita l'agglomerazione delle gocce d'acqua e facilita anche la pulizia delle lenti. L'aberrazione cromatica al centro del campo è molto ben contenuta, anche nelle condizioni di illuminazione critica. L'ho comparato ad esempio a uno Swarovski L 8,5x42 che, minima differenza di ingrandimento a parte, mostra la stessa correzione al centro del campo, anzi, talvolta il Meopta Air sembra essere leggermente più corretto fuori asse. È un'ottima prestazione che denota la qualità delle ottiche utilizzate da Meopta per costruire il loro Air. Il cromatismo laterale invece è presente verso il 65-70% del campo, non è invasivo e si palesa come un lieve contorno verde-violetto intorno ai soggetti in controluce, e invece molto contenuto, quasi invisibile nelle normali condizioni di illuminazione.
La curvatura di campo è assente, è un binocolo che mostra le immagini e i bordi nitide come al centro, grazie senz'altro alla presenza di elementi asferici. Per verificare la presenza di altre aberrazioni l'ho utilizzato anche osservando il cielo primaverile. In questo caso ho apprezzato innanzitutto il suo campo piatto, anche se agli estremi bordi si percepisce un po' di coma che toglie puntiformità alle stelle. Non è ovviamente questo un binocolo progettato per un genere di osservazioni astronomiche. Per quanto riguarda le mie impressioni sul campo, che dire, se non che mi è piaciuto. Ha un bel design, è robusto, con una messa a fuoco onesta, precisa e sincera, è abbastanza rapida dopo i 4 metri. Il campo è ottimo sino al bordo, è nitido e contrastato e, come avete visto, è anche in grado di competere con i top di gamma più costosi e desiderati. Direi quindi che è giunto il momento di passare ai pregi e ai difetti. Tra i pregi posso citare l'ottima costruzione, la buona ergonomia, la qualità ottica globale, un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica, il campo piatto, un ottimo comfort degli oculari e la presenza della filettatura per il collegamento al treppiede fotografico. Ovviamente non è luminoso come un top di gamma e avrei inserito un altro stop, forse nei paraluce, per evitare l'effetto blackout. Per concludere questa recensione, ritengo che il Meopta Meo Pro Air 8x42 sia un prodotto molto valido, proposto a un prezzo interessante e che potrebbe accontentare molti appassionati. Rispetto alla serie Meostar mi pare un binocolo più adatto al birdwatcher e agli appassionati della natura in generale. Vi ricordo il prezzo, che attualmente è di 980 euro con 10 anni di garanzia Meopta, che possono essere ulteriormente estesi visitando e registrandosi sul sito ufficiale. Ragazzi, anche oggi purtroppo è iniziato a piovere. Io ringrazio ancora una volta Bignami, che è distributore ufficiale dei prodotti Meopta, per avermi fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero, come sempre, di citare le mie impressioni personali. Noi ci vediamo venerdì prossimo su questo canale e tutti i giorni su www.binomania.it, dove vi ricordo potrete trovare centinaia di recensioni di binocoli, telescopi astronomici, spotoscopi, visore notturno e altro ancora. Buone osservazioni a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni.